Abbiamo iniziato per Claudia. Primo viaggio. Ciao Monica. 5, 4, 3, 2, 1. Claudia sta passeggiando per strade di Parigi. È come se lì si sentisse molto libera, ehm, si sentisse anche in sintonia, da un punto di vista artistico, culturale. Il suo estro artistico, risulta proprio esplosivo lì. Ti dà l'autorizzazione? Sì, ha in bocca una rosa rossa con lo stelo lungo. Allora in maniera un po' giocosa fa finta che sia una sigaretta e ridendo dice sì. Bene. Claudia è il ritratto della gioia, dell'allegria, della spensieratezza. Finalmente, no? Mm? Vediamo quanto vibra. 17 miliardi. Considerando che non ha mai fatto una sessione ed è piena di interferenze, chapeau. Consapevolezza. 146. Solida. Anima. 47. Ottimo. Ite. 1972. Cervello, capacità medianiche. Quasi 10. Suscettibilità ipnotica. 50. 3D. 43. E quanto vuole sapere come stanno le cose. Vivacità animica l'abbiamo chiamata così. 90. Bene, ottimo. Quasi ottimo. Ottimo meno. Mm. Vediamo quali povere entità eteriche sono riuscite a sopravvivere in questo mondo di salti sul tappeto elastico. Yeah! Perché voi non la vedete, ma Monica, Claudia è così. È quella che salta sul tappeto elastico, poi fa un salto sbagliato, salta fuori, si spacca la faccia sul pavimento, ma ride. C'è un lupo che sbava e ha i denti affilati. Ci sono dei ragni. C'è un'aquila che ha uno sguardo molto penetrante e giudicante. C'è del secondo universo un topo grasso, un po' disgustoso. Mm. E 3 di L. Mentali. La prima, gliela accennavo, poveri ma belli. Mi fa come vedere una sorta di, se così vogliamo dire, patto familiare in cui di fatto hanno scelto la bellezza, Scusa? la bellezza, Mm. inteso bellezza non solamente estetica, ma anche proprio la capacità di piacere, ok? Di raccogliere molti consensi nell'altro sesso
Però invece tutto questo a scapito delle tasche, delle finanze, proprio come il film, poveri ma belli. O fortunato al gioco, sfortunato in amore, tendendo come gioco la parte economica, no? Come se bisognasse fare una scelta, non è che si possono avere tutte e due le cose. Livello? 4. E poi c'è maldicenze. E, diciamo che proprio questa sua vivacità rende Claudia insomma oggetto di una serie di malelingue. Da un lato lei tira dritto per la sua strada, perché lei sente di essere nel giusto, di voler vivere la vita appieno. Dall'altro però ne rimane ferita. Quindi questo è un livello, anche questo, intorno al 3-4. Mm-hmm. Poi c'è Baciami ancora. È come se fosse rimasto ancora un qualche tipo di legame con il suo ex. Non è riuscita a chiudere da un punto di vista energetico in maniera definitiva, ci sono proprio degli strascichi. E anche se lui si è decisamente, palesemente rifatto una vita, è come se ci fosse da un punto di vista eterico una porta aperta da parte di Claudia. Livello 5. Impianti. Vernice è come se fosse rovesciato sulla sua testa. Un secchio di vernice, ho capito bene? Eh sì, Sì. ed è come se quindi i suoi talenti, in qualche modo, fossero sacrificati. E poi mi fa vedere il polso destro legato, come in parte a bloccare il suo estro artistico, che secondo me è sì dipingere, ma io vedo anche scrivere. E il piede destro è come se avesse sotto la pianta del piede delle piaghe ed è riferito certamente questa parte destra alle problematiche con il padre e più nello specifico il piede destro è come se lei fosse bloccata nel viaggiare, nello spostarsi e basta. Va bene. La nostra allegra Claudia si è rabbuiata. Ricordiamoci che questo è un gioco che è venuta qui per divertirsi, che le entità sono dei costrutti virtuali per capire delle cose, sono dei giochi, anche loro, dei giocattoli, dei mezzi, degli strumenti. Molto spesso chi ci contatta appena sente l'elenco delle entità fa delle facce terrificanti, come dire cazzo il lupo, l'aquila che mi guarda, e invece Joy. Tuttavia non è in coscienza la gioia, per cui il gioco è complicato, l'arma più potente contro il gioco è la gioia, la controarma più potente è la paura. Claudia ha paura. Allora, la Claudia adulta non ha paura, però c'è stata una Claudia bambina che ne ha avuta tanta di paura. Infatti l'entità eterica lupo me la collega a Cappuccetto Rosso,
come se lei mostrasse che dentro di sé c'è ancora quella bambina che è stata ingannata, raggirata, usata quando era completamente pura e in buona fede e non aveva strumenti per ribellarsi. Ed è come se la Claudia adulta non fosse ancora riuscita del tutto a rassicurare questa piccola. Abusi infantili. Li vedi, Monica? Claudio ricorda poco, nei limiti del possibile e di ciò che ci interessa davvero. Cioè io vedo però non figure mh, adulte, tanto adulte, un po' più grandi di lei. Cugini, quasi coetanei, 2 o 3 anni in più di lei? Sì, magari ancora qualcosa di più, ecco, però non l'adulto che potrebbe essere eh, un padre, capito? Mh-mh. Rispetto al padre vedo delle cose per cui ehm, lo vedo proprio come se fosse costituito da due facce. E, e, 2 facce sì, parallele, 2 facce opposte? ma opposte, perché in una era come se lui volesse soddisfare le richieste, diciamo così, culturali, quindi avere la famiglia, e l'altra è proprio una cosa sua, anche di profonda, non so come dirti, vanità e di Mh. stezza, cioè ha proprio bisogno di fare questo tipo di esperienze molto materiche. Donnaiolo. Sì, e anche cose, oggetti, materia, Possedere. godere della vita nei suoi aspetti proprio sì, più pratici. Lo chiamiamo nel cinema il papà. È bello? Allora, adesso magari un po' più sciupatello, no? Però si vede ecco, un gran fascino, c'è proprio un qualcosa di, sì, di magnetico. La mamma. La mamma mi viene come una un po', come ti posso spiegare, Ehm, che ha un po' difficoltà ad accettare il nuovo, come se fosse proprio un certo tipo di mentalità. Ehm, viene così. Claudia, tu non lasci il viso, vero? Lo vuoi oscurato nella sessione? No? Lasci il viso? Sì? Te ne frega niente? Ah, ottimo, allora vedrete le facce che fa Claudia. Perché sulla mamma ha fatto la faccia proprio come dire, ecco, l'ha beccata. Proprio lei. Viene come se lei, questa donna, rispetto a un contesto culturale, fosse anche un po' diffidente nei confronti dello straniero. Forse questa donna aveva anche un po' messo in guardia il figlio. Chiamiamolo il figlio, Mm, cioè il fratello, tu dici, di Claudia. sì, certo. Sì. Mhm. Senti, mi viene per assurdo sulla sedia a rotelle, È un linguaggio simbolico, ovviamente. Ah. come se in questo momento della sua vita non fosse in grado di camminare con le proprie gambe, fosse molto dipendente. Sorella. Scusami, adesso io mi sono un attimo persa. Stiamo parlando adesso dei figli, No, no, della sorella di Claudia. No, no, scusami, scusa.
la sorella anche di questo tizio, il fratello di Claudia. Sono 3 figli, un Cioè, maschio, una femmina e un'altra femmina che è Claudia. è come se volesse fare un po' un bilancino lei. Viene sotto forma di bilancino. Volesse creare una via di mezzo. Tra la vita di Claudia e la vita del fratello. Sì, una quadra così familiare. E chiamiamo i 2 figli di Claudia, il maschio e la femmina, che dipendono da lei è il loro faro. E proprio accorrono con gioia, già festeggiando all'inizio. Forse di più il maschio ancora. Questo può essere anche il suo temperamento, però lo vedo proprio che festeggia. E chiamiamo l'ex, famoso. Non mi sembra tanto convinto del rapporto attuale che ha. Sembra quasi anche contento di essere qui, così è come dirti autorizzato, tra virgolette, che poi è ovvio che è tutto una recita questa, però come se fosse autorizzato a prendere un attimino la boccata d'aria, un'ora d'aria. Troppo ridere, Monica, è una recita questa. Non ti dico come sghignazza Claudia, soddisfatta, no? Che gli va bene. Bene, questa è proprio la sessione, il titolo è Joy, ve lo dico già, è proprio Joy oggi. Oggi si ride, avevamo proprio bisogno. Monica, io ho un sacco di domande, ma vediamo se hanno anche un filo, no? Va bene, il cinema c'è. Numeri doppi, 22, adesso anche 2-2-2 con la sessione di Valencia, 4-4, dimmi. Ma la cosa, adesso una cosa proprio specifica su Claudia, no? È come se Claudia avesse bisogno di conferme. Cioè, in realtà io da un punto di vista artistico la vedo 1000, però di questo 1000 e artistico intendo anche rispetto alle sue attività olistiche, mettiamo anche dentro quello. Ehm, la vedo 1000, però è come se di questo 1000 lei realizzasse 100, perché ha tutta una serie di blocchi. E quindi è come se questi numeri che lei vede rappresentassero una sorta di incentivo, di magia, di conforto per dirle sei sulla strada giusta, eccetera. Mm, E ha bisogno molto di questo. mm. Prossimo step cos'è? Le sincronicità. Bravo. Lei pensa una cosa e si avvera, pensa una persona e quella la chiama. Ha una sensazione e la sensazione si manifesta subito dopo. Mm. Ok, paralisi notturne. È sottoposta ad abduction? Quello è legato ai suoi traumi. Non dico che in generale le paralisi notturne sono questo, io parlo dello specifico di Claudia. Diciamo così che è legato proprio dei traumi del passato, dove lei è come se si fosse sentita anche molto confusa, raggirata, appunto. Eh, come la classica favola, no, di lupo e cappuccetto rosso, quindi in realtà è un travestimento, per cui di fatto lei è come se avesse degli elementi non chiari, ci sono proprio delle fasce di ombra, no? Ed è proprio questo, nel suo specifico caso, a renderla completamente paralizzata, come nei momenti in cui ha subito delle cose spiacevoli, si sentiva Mhm. così, è come un richiamo. Quindi non sono abduction, sono traumi legati agli abusi.
Ok, fattura esiste? No, per me no. Ok, durante le paresi sentiva Tante, delle voci metalliche. Come? tante malelingue anche rispetto ai genitori. Ecco, quello sì. Chiaramente la maldicenza di per sé ha eh, ovviamente una carica energetica negativa, questo si sa, ok? Mm. Quindi è come se venissero proprio scagliate delle frecce, però non c'è quello specifico, preciso rituale mirato a lei o che io veda a lei, no. O qualcosa di familiare che si è ripercorso su di lei, secondo me no. È più un discorso di patto familiare della terza dimensione, che Mm. quindi lega per esempio lei, il fratello, il padre ad avere queste vite in cui ci sono, nel caso del fratello, molte difficoltà economiche, nel caso di lei più che altro un'instabilità economica e, Come? e sentimentale. Ok, le malelingue sono del posto in cui adesso abita o della regione d'origine del padre? Sono sempre state, sono proprio una costante. Ovunque. Sì, per la vita di Claudia sì. Anche la vita precedente, diciamo così, dei genitori. Mm, Prendiamone una a caso. Magari se c'è, quelle che si manifestano, se c'è, sul posto di lavoro, quando lei è a contatto col pubblico. Non so se le è arrivata la voce che lei se la intenda con qualcuno che è un pochino più su come gerarchia lavorativa, Che se la fa con un capo. più o meno capo, Mm. non so se è proprio un capo comunque. Mm. Ehm, mm, Questa da dove arriva? Ah, sicuramente se la vede con quello là. Mm. è una facile, non ha veri problemi nella vita, vede che non c'ha problemi nella vita, no? Mhm. Ehm, Questa voce ah, girava nell'altro lavoro, quello là famoso che conosci anche tu. io solo un po', cioè io in base a quello che mi... Sì, 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 sì. Ma cos'è energeticamente una mala lingua? Vedi, mi sono anche impappinato. Mi fa vedere uno strale infuocato, lanciato da o singole persone o gruppi di persone. Ok. Che, mi fa vedere che a volte alcune persone che in sé per sé non avrebbero nulla da dire di male, però raggruppandosi con quelle persone lì, anche loro si aggiungono a dare energia e fuoco a questa freccia. Diventa una freccia infuocata che arriva, per esempio, ehm, nel caso appunto di Claudia, le è arrivata in gola. Tra l'altro le male lingue, no? La gola ha assolutamente che vedere, no? Mhm. Per Quindi, quindi parlare. tiroide? Sì, e l'ho vista anche la tiroide, oltre che legata a questo discorso qua delle male lingue, anche se lei dice appunto che tutta la linea familiare paterna, no? Ha avuto fisicamente, no, questo genere di problema, io l'ho visto anche proprio con dei problemi di comunicazione con entrambi i genitori. Lei? Padre proprio sì, completi perché sì, perché i rapporti sono interrotti, però c'è anche proprio una difficoltà di comprensione e quindi di dialogo, di comunicazione con la madre. Cioè non riesce a farsi comprendere, Claudia.
Questa è la causa esoterica del problema della tiroide dall'età di 14 anni. Sì, perché dal momento in cui lei ha cercato di esprimere se stessa, quindi è uscita dal ruolo di bambina obbediente, e quindi provare a tirar fuori se stessa, no, non è stata assolutamente capita, ma è stata anche, diciamo così, silenziata. Ok, bene, il quadro si fa un pochino più chiaro. No fattura, malelingue sì, le malelingue sono degli strali che possono farsi largo nel guscio energetico della persona oppure no. Questo dipende sempre e come sempre dalla persona. Sì. Causa esoterica degli episodi del passato di bulimia e anoressia. A vedere come se lei, a proposito, hai detto la parola guscio prima, non so, non mi ricordo. Sì, sì, guscio Eh? energetico. Mm. È come se lei cercasse di uscire da un guscio, ok? Che in quel momento era identificato con il corpo, ok? Però in realtà in eterico era come se lei cercasse la propria identità uscendo dal guscio che le era stato imposto. Ok, quindi in realtà il linguaggio in questo caso è sì sul fisico, però ha un significato metaforico, energetico, per cui lei voleva assolutamente uscire dal guscio imposto fatto di determinati paletti. Tra l'altro, adesso mi viene da dire che il suo progetto è legami barra legami. Mm? Mhm. Di come se determinati tipi di legami e rapporti, in quel caso appunto familiari, l'avessero proprio bloccata, chiusa. Mm? E lei in questa alternanza di anoressia e bulimia cercava proprio di liberarsi, di uscire dal guscio, di trovare una propria identità. Va bene. Situazione economica senza abbondanza, l'abbiamo più o meno visto. È Sì, una sorta di tara familiare. sì, sì, esatto. Per i Mabelli. Mm. Ok, è un'entità mentale in questo caso, ma la tara familiare, in questo caso che è molto blanda, come la visualizzi come energia? Ma le lingue, gli strali. È come se fosse una specie di, allora sembra una mano di una strega molto grande, con queste unghie lunghe, verdi, verdognole sporche, che tiene all'interno della mano e usando ovviamente l'artiglio unghia le persone coinvolte in questo patto familiare. Mm? E nello specifico qua vedo appunto lei, il fratello, c'è il padre e c'è anche la madre che però non è del tutto dentro questa mano, sta un po' uscendo. Ehm, Perché lei, questa donna, no, rispetto alla questione bellezza, non è così coinvolta, perché non ha avuto, come dirti, no, gli stessi, come dire, le stesse mire di chi è bello, ok? Mhm, mhm. Mm. La stessa ricerca di successo, possibilità di... mm? Quindi è come se uscisse un pochettino nello spazio tra le dita, tra l'anulare e il mignolo. Lo vedi così, va bene. Causa esoterica della difficoltà con gli uomini, solo uomini impegnati. Quello è dovuto al fatto che lei quella porta lì con il suo ex
non l'ha chiusa davvero. Quindi è come se lei sceglie di fare entrare persone con cui è ovvio che non ci sarà una vera costruzione di Mhm. relazione, ma solo un qualcosa di passeggero, perché in verità lei energeticamente la vedo proprio ancora legata al... Beh, andiamo nel cinema, Claudia nel cinema, facciamo, in francese si dice vis-à-vis, in spagnolo vis-à-vis, li mettiamo uno di fronte all'altro. Fiamme? Anime gemelle? Nulla di tutto ciò? Che si dicono? Che è vero, perché anche in lui non si è spento del tutto il sentimento per lei. E sai che cosa secondo me è successo? Che hanno troncato, vabbè, poi adesso sono passati alcuni anni, però hanno troncato la relazione quando non andava troncata. Cioè era sicuramente un momento di fortissima crisi, ok? Ma non era finita. E sono rimasti degli strascichi, infatti un po' loro si sono un po' visti sì, visti no, di qua, di là. Mm? E, che cosa ti posso dire? Non è che posso dire a Claudia di non provare più quello che provo. Però può scegliere, se lo vuole, mm, di fare un taglio energetico con lui. Quando? Adesso? Dobbiamo farlo anche adesso. Come se lei volesse, per così, quello che mi dici nei tempi, Come se lei volesse, scusa? aspettare fine anno. Vuoi farlo prima, Claudia, eh? Vuoi farlo adesso? Le forbicine con le due mani. Mm. Allora, bisogna però considerare, ehm, allora, sì, lo possiamo fare adesso, però lei deve, in un certo senso, essere anche in connessione con quella parte ferita, ok? Mm-mm. Che quindi avrà bisogno di tempo, perché è come se avesse ancora bisogno di un po' di tempo lei. Ci sono delle cose che lei deve smaltire. Per cui certo che possiamo fare il taglio energetico adesso, però che lei sia tollerante con se stessa. Mm? Mhm. Cioè, Capisci? deve essere fatto anche... Scusami, dicevi? Da un lato lei è impaziente perché dice adesso basta, ok? Tagliamo. Certo. Però c'è una parte più profonda di lei che aveva creato un qualcosa di molto invischiante. Questo legami è molto riferito anche al rapporto con quest'uomo. Mm-mm. A livello mentale non ne vuole più sapere, ma a livello energetico c'è stato comunque un legame che l'ha legata. Come lo vedi questo legame energeticamente? Io vedo un tendine, tipo. Allora, è cambiato nel corso del tempo. Adesso questo tendine è anche più lacerato, Mhm, però è un tendine, mhm. quindi che ha un'importanza, capisci? Mm, E lo vuole tagliare? sì, sì, lei vuole, certo, Mhm. certo, però c'è del dolore, perché veramente
sta tagliando il tempo. È il vero senso della Lo vuole fare adesso o alla fine? che adesso. Prego. Cosa usa per tagliarlo? Una forbice blu. Mm. Blu è la mente. Sì, poi blu è anche il quinto, no? Mm. E lei è come se avesse trasformato, sai, tutto questo problema che lei ha avuto alla tiroide, alla fine ne ha fatto forza. Mm. È Scusa, questa parte non l'ho sentita. è importante il blu per lei, Mm. perché tutto l'insegnamento che le è arrivato da questi suoi problemi di comunicazione e dal suo problema con la tiroide. È bello resistente sto tendine, quindi insomma deve insistere, fare forza. Mm. Lei a volte ha dei coltelli per le mani, no? Ah, eh, penso, sì. Mannaia anche. No, forse quello no, coltelli. Aspetta, perché manca l'ultimo pezzettino. Come se mantenesse l'ultimissima fibra. Senti? Poi prende coraggio, fa un lungo respiro e taglia anche l'ultima fibra. Si è separato il legame. Sì, Si allontanano? per lei è cosa necessaria questa. Di solito quando un tendine viene reciso, le due parti che venivano tenute insieme dal tendine si allontanano molto velocemente. Lei la vedo di spalle rispetto a lui, eh. Lui guarda, la guarderebbe ancora, però effettivamente lei sta dando le spalle e va via. Va bene. Portale aureo. Visto che parliamo ancora dell'ex, i due aborti. Non so, vengono sotto forma di elica di DNA. Ehm, Come indicare la meraviglia della vita e non far cadere nel tranello che la morte non sia vita, è un altro modo di esistere. Ed esiste quindi una parte di DNA che non è fisica, che è assolutamente energetica e che comunica con l'intero creato. Cugino. Mi viene proprio un malessere forte al centro del petto, un peso, una pietra grossa, una- un rifiuto profondo per la vita. È come se fosse proprio diventata, cioè, insostenibile, emotivamente insostenibile.
Se non ho capito male, Claudia, sono passati un bel po' di anni. Ok, questo per 10, 20, 10, una decina. In questo lasso di tempo, che è successo in termini di consapevolezza del disincarnato? Se si fosse tolto mano a mano un peccato originale, come se lui fosse nato con questa pesantezza di un peccato. Diamo io una vic e vediamo se questo peccato era legato a una fittizia vita precedente. Queste invenzioni simpatiche della Chiesa, lo Spirito Santo, il peccato originale. In effetti mi fa vedere, è stranissima sta vita, che lui era tipo un monaco, credo, no? Ehm, ma a un certo punto non voleva più questa vita ed è come se fosse scappato via dal convento. È per questo che esiste questo malessere? Lo vede adesso? Sì, perché poi dice anche, e io così ho tradito anche i miei compagni, perché anche altri avrebbero voluto andare via. Quasi mi fa vedere come se fossero dei carcerati in un certo senso, che volevano evadere. E io non ho detto a nessuno che sarei andato via, sono andato via solo io. Che infamata. Lui si dice. Sì, come se dicesse avrei potuto coinvolgere anche qualcun altro e salvare qualcuno in più. La prende la Vic o no? Sì, sì, si rende conto proprio di questo meccanismo che si era innescato in lui, dove c'era questo senso di colpa e di inadeguatezza perenne, immotivato, e ora ne comprende la ragione in maniera piena e totale. In verità ha già fatto un percorso in questi anni. 7? Cioè lui deriva delle 7? Non si sa. Ci sono delle 7 di mezzo? Cioè il suo gesto è legato anche a una... Questo ho capito bene? Allora, quello che mi viene è che avendo questa pesantezza, questo senso di peccato, senso di colpa, eccetera, aveva provato diverse strade, diversi gruppi che promettevano, sai, l'alleggerimento, la liberazione, cose del genere. Mm. Ma in verità non era quello ovviamente che gli poteva dare questo tipo di liberazione e è stato l'esatto opposto. Poi come sempre uno sceglie per sé. Quindi se ha quella propensione va dalla setta da solo, non è colpa della setta, non è mai una colpa della setta. Ci può essere stata una concomitanza di fattori, ma va bene, l'importante è che adesso abbia preso la Vic, abbia capito e in maniera autonoma decide se adesso vuole andare a cambiare finalmente, definitivamente pagina nel portale Aureo oppure no. Se vuole andare, prima lascia un messaggio alla cugina Claudia, grazie alla quale oggi è qui. Non ti curar degli altri, guarda il tuo valore. E lui invece era stato abbastanza dipendente dal degli altri, diciamo così,
così dagli stimoli che gli davano gli altri. Dalle malelingue o dagli stimoli, tu dici solo. Proprio dalle indicazioni, no? Mm. Un po' debole come persona. E nel suo caso le dice: non ti curare degli altri, vai per la tua strada. E cosa fa? Le mette una mano sulla spalla, la spalla destra, ed è come se le dicesse: da qui riparte tutto. Per Claudia. Sì, E per lui. sì, esatto. Come vola nel portale? Sembra quasi un razzo. Va bene. Gli altri due, mi hai detto, non sono venuti, giusto? Nel senso, erano 2 aborti, dico. I due aborti li avevo visti appunto così, sotto forma di elica di DNA. Quindi, come dire, ci stiamo reincarnando, abbiamo già fatto... Esatto. Era uno scherzo. Sì, era un altro aspetto della vita che voi non sapete riconoscere come vita. Come in alcuni casi ci è capitato, era un'esperienza di anime sulla fine delle proprie esperienze, quindi se ne sono andati là dove ci dovremmo andare tutti o no? Ehm, allora, mi sembra che uno, sì, come hai detto tu, l'altro che abbia ancora una vita. Bene. Ottimo, li salutiamo e chiudiamo il portale. Sì. Bene, lasciamo la gioiosa Claudia scatenarsi. Vediamo cosa fa da sola. Ha visto tante sessioni, ha visto cosa sono gli ad eternum, ha visto cosa sono le Vic, ha visto che tutto dipende da lei, ha visto che la K è lei, se ne ride e si sbeffeggia le interferenze. Ci sono persone che mi contattano e hanno paura di fare la sessione perché altrimenti crolla il loro scricchiolante matrimonio. Ma come, mi dicono alcune signore, ma poi mio marito come facciamo? Lui non è consapevole, quindi preferisco stare così. Sto pensando a una persona in particolare in questo momento, io ho una bella famiglia, i miei figli mi vogliono bene e tutto va bene così, ma io sono una consapevole. Monica. No, non dico te, non sei tu. Fa lei. E invece Claudia, zitta zitta, quatta quatta, come una pantera, si è presentata con 17 miliardi di vibrazione. È lì che se la ride, lascia il viso, sempre, lascia il viso, se ne fotte. E così, tac, 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 con un quadro bello pesante, ma se ne fotte e via. E che fa? Voglio vedere cosa fa questa qua adesso. Un bel questa qua. Irrispettosa ed irriverente. Di colore e di creare, di personalizzare. Per cui vedo proprio munita di una serie di colori e intinge le mani dentro questi colori. E non vede l'ora di creare gli ad eternum così, con questo tipo di pittura molto fisica partecipata. Bene, musica anche? Musica volentieri, Mm. adesso la vuole anche piuttosto a volume alto. Ma non è una roba incredibile, ma è una roba incredibile, veramente. Vedo questi secchi di pittura
che con la musica altissima che vibravano, quindi il colore e la vibrazione. Sì, Vai, party. sì, perché quasi, oltre che essere lei che con le mani, no, può creare l'ad eternum, proprio grazie alla musica è come se pulsassero questi badili di colore e quindi proprio grazie al movimento generato dalla musica anche loro partecipano, no? Schizzando fuori del colore. Povero Cluster, che brutta fine. Se c'è ancora a questo punto. Già investito così dall'ad eternum. Povero, povero. Non so neanche se vale la pena chiederti come vedi i contratti, se ci sono ancora, poverini. C'erano dei salvadanai rotti e un po' anche l'idea dei cocci rotti, però, non solo legata al discorso soldi. Mhm. Mm. Rimettere insieme i cocci rotti, hai di tutti i legami Mhm. finiti. Te già studi poi, Claudio, questa sessione perché è piena, zeppa di anche solo questa piccola frase, ci mediti giorni e settimane, no? Sopra i cocci rotti, tutte quelle storie avute. Non abbiamo neanche chiamato quegli altri due, ma non fa niente, magari la prossima volta. La musica si alza. I colori, anche quelli che aveva dimenticato, perché sono colori secondari magari e non primari, ce li mettiamo dentro. Non deve diventare un gran casino, deve diventare una grande opera. Lady Allora, Caravaggio, la scelta anche coraggiosa di scegliere turchese e giallo. bene. Molto coraggiosa, no? Perché visto che sempre la vediamo utilizzata dal Deep State, lei Mhm. dice: questi colori sono miei, adesso li uso io con la mia energia. Sono d'accordo, li ho usati anche io per Valencia e l'ho fatto apposta. Una bella corona gialla d'oro del re a capovolta e un fondo turchese. In realtà non sono esattamente i colori del Deep State, ma giallo e azzurro sono complementari e quindi stanno perfettamente bene insieme. È come il verde e il rosso. Sono esattamente opposti nel quadro cromatico. Come chiamiamo il suo quadro? Ehm, Claudia Mirò, Ok. I contratti e i patti ci sono ancora. no? No, no. E l'Ad Eternum è Claudia Mirò, un nuovo quadro. Mm. Ed è un quadro anche che contiene anche delle parole, perché lei si è proprio anche riappropriata della sua gola, utilizzando delle parole che possano corrispondere profondamente a quello che lei sente. Per quello che dico che io la vedrei bene anche a scrivere. Mm-mm. E il povero Avatar che ha fatto? È scappato. Sì, infatti, andando lì, c'è la scrivania vuota, il computer è spento e dell'avatar non c'è traccia. Un tornado Claudia. Non capita spesso, eh? Ed è la sua prima sessione. Bene. Il grasso topo, che mi piace un sacco, i 3 DL, il lupo, i ragni e l'aquila. C'erano due coccodrilli. Poveri ma belli, maldicenze, baciami ancora. E tutti gli impianti, manca qualcuno. Ci sono ancora? E i leocorni ci sono ancora? Ci sono più. Più vibrazione. Trrrr.
400. Quanto? 400. 400. Beh, perché non 4.000? Un po' troppo. Perché anche deve lavorare su questa cosa dei soldi, perché quando hai detto 4.000 è venuta la voce tipo ma quanto costa? Mm. Ok, ma è chiaro, è giusto, è un processo, sedimenta tutto quanto e poi si vedono gli effetti. Consapevolezza. 171. Anima, che già andava bene, 47, quasi la metà, va bene, insomma. Qua siamo saliti per il lavoro e è arrivata a 60. Vite precedenti. 1712. Cervello, che era molto alto. Mi viene 11. 10 è, con quelle è partita, è un traguardo già da seconda sessione finita, eh. Quindi lei è partita da 10 e è arrivata già a 11 nella prima. Suscettibilità ipnotica. 60. 3D. 25. Il 90 della vivacità animica è diventato 100. Che era nord del vero 98. 98, benissimo. Io farei 3 messaggi. Al figlio, alla figlia e lei a se stessa. Sei grande e grosso, cioè, te la cavi benone anche da solo. E comunque la mamma è sempre la mamma con te. Quindi farò sì, ma Eh, farò sì, ma anche a distanza. Tanto mi vedi lo stesso, no? messaggio alla figlia. Ehm, la vedo leggiadra, danzante, come se fosse un giglio, una cosa molto bella, molto promettente, ecco, no? Ed è come se la mamma le dicesse: Io vedo in te tutto questo. Mhm. A Ehm, se stessa. Dimmi, 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 dimmi. no, è che boh, ho visto che la madre si commuoveva, diceva: Siete una bella famiglia. La madre di Claudia. Mm, sì. Ehm, Claudia invece a se stessa, sono una figa stratosferica. Si dice così? Ovviamente spiritualmente parlando, no? Complessivamente, sì. Complessivamente parlando. Io quella domandina finale, visto che lei è tutta fuoco, visto che lei che brucerà da sola all'inferno, brucerà da sola o in compagnia? Allora, lei ha diversi progetti per cui è come se avesse bisogno di spazio, libertà di movimento, di decisioni, eccetera. Ed è come se quando poi inizia in maniera più consistente a realizzare alcuni di questi progetti, trova proprio sul cammino una persona che sta facendo lo stesso cammino, ma Ottimo, non è subitissimo, ottimo. Quindi c'è tanto lavoro da fare, giusto? come sempre, certo. Come sempre. Se no, perché saremmo qui? Esatto. Abbiamo finito.
Vuoi aggiungere qualcosa, Monica? E tantissimi complimenti a Claudia, ha una bellissima forza. Benissimo. E tra l'altro è venuto fuori quercia. Solida, quindi. Sì, molto forte d'animo e anche come tempra fisica. Bella, questa parte finale mi ha fatto capire cosa usare come copertina, come immagine di copertina. L'immagine di una quercia, la foto di una quercia a cui sia la quercia sia la foto sono molto legato. Disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.